come configurare un nuovo smartphone Android e trasferire i dati dal vecchio telefono. Qualcuno si starà anche chiedendo, e iPhone? Sì, ovviamente c'è anche iPhone, abbiamo deciso di dividere le cose in due proprio per non appesantire troppo questo video che sarà dedicato soltanto al robottino verde, e quindi questo è un buon momento per ricordarvi di iscrivervi al canale per non perdere poi anche il video su iPhone, e se al termine del video vi fosse piaciuto un bel like è il modo migliore per farcelo sapere. Allora, la prima cosa da fare quando dobbiamo configurare un nuovo smartphone è non buttare via il precedente. Non sto scherzando, se il vecchio telefono ancora funziona, tenetelo con voi, fate prima un bel backup, adesso vedremo come si fa perché è utile poi appunto per migrare tutti i dati sul nuovo telefono, e anche una volta che avete configurato il nuovo smartphone Android non affrettatevi a ripristinare il precedente, perché magari qualche giorno dopo o anche una settimana dopo vi verrà in mente che c'era un'app che vi piaceva e che non avete reinstallato, un widget che non vi ricordate più come configurare bene, qualche impostazione particolare che avete dimenticato. Insomma, fa sempre comodo tenere il vecchio a portata di mano anche per qualche tempo dopo che siete passati al nuovo. Non abbiate troppa fretta di rivenderlo o di ripristinarlo. Meglio aspettare qualche giorno in più che qualche giorno in meno. E allora, supponiamo che questo sia il nostro vecchio telefono Android, la prima cosa che dobbiamo fare è andare nelle impostazioni e fare proprio un backup. Ci sono tantissimi modi per fare questo, io vi ho suggerito di passare tramite l'account Google, ribadisco poi che ogni produttore più o meno implementa una funzione simile tramite il proprio account. E dove si trova il backup? Beh, sui pixel c'è proprio una voce chiara e inequivocabile, backup o copia dei dati, ma c'è comunque una buona notizia in generale, indipendentemente da come sono fatte le impostazioni del vostro telefono, basta andare in alto nella barra di ricerca, scrivere backup e 9 su 10 avete risolto il problema. Lo spazio che viene mostrato in alto è quello dell'account Google, comunque sia diversi gigabyte di spazio dovrebbero essere disponibili per tutti gli account. Io in questo caso sono abbonato, quindi ho 2 terabyte che sono un'infinità per fare il backup, e sotto vi dice anche di che cosa verrà effettivamente effettuato il backup. Nello specifico i dati delle app, foto e video, in questo caso tramite Google Foto che vedremo a breve, SMS, MMS, cronologia chiamate, impostazioni del dispositivo, utile questa cosa, e i dati dell'account Google come contatti, calendario eccetera, e qui potete abilitare se fare il backup anche tramite rete dati a consumo. Basta premere poi su effettua ora il backup, parte l'animazione e dovete semplicemente attendere che termini. Accennavo prima Google Foto che, come vedete, condivide proprio lo stesso spazio di archiviazione dell'account Google, che è il modo migliore per effettuare il backup delle foto presenti sul vostro dispositivo. Un'opzione importante è quella della qualità del backup. Se lo fate in qualità originale, chiaramente occuperanno più spazio. Se volete risparmiare spazio di archiviazione, potete selezionare questa voce qua sotto, scendendo un po' ai compromessi che sono illustrati, e a quel punto risparmierete comunque tanto spazio di archiviazione, pur avendo delle immagini che comunque non sono certo di qualità infima. Fatto questo, in realtà non è proprio del tutto finito, perché ci potrebbero essere alcune applicazioni per le quali volete essere sicuri di avere un backup a parte, per esempio WhatsApp. Nelle impostazioni di WhatsApp, infatti, basta andare alla voce chat, backup delle chat, sempre tramite il vostro account Google, premete su esegui backup e anche qui attendete il termine del salvataggio, in modo poi da poter ripristinare facilmente tutte le vostre conversazioni WhatsApp sul nuovo telefono. Lo stesso discorso che ho fatto per WhatsApp può valere anche per altre applicazioni. Non posso ovviamente sapere quante e quali applicazioni ciascuno di voi avrà installate sul proprio telefono, passatele un attimo tutte in rassegna e quelle che per voi sono davvero vitali assicuratevi se hanno o meno una qualche funzione di backup, o in caso contrario salvate manualmente i dati che è possibile salvare. Ma veniamo al piatto forte, ovvero il setup del nostro nuovo smartphone con quello vecchio sempre bello vicino. La prima cosa, bisogna selezionare la lingua, ovvero l'italiano o quella che volete voi, casomai non fosse già selezionata di suo. Ci sono anche alcune opzioni di accessibilità, casomai ne aveste bisogno. Una volta terminata questa scelta si preme su inizia. E qui fin da subito veniamo accolti da una bella notizia, cioè che è possibile configurare il nuovo smartphone prendendo i dati da un vecchio modello
sia questo un Pixel o altro Android o anche un iPhone o un iPad. Vi guiderà tranquillamente il setup iniziale, basta installare un'applicazione di Google su iPhone e iPad per avviare poi la migrazione. In questo caso a noi ci interessa ovviamente Android, quindi premiamo e lui ci dice di scansionare questo codice QR con il nostro vecchio dispositivo. Connessione, scansiona il codice e qui parte la configurazione sul nuovo dispositivo. Per ragioni di sicurezza bisogna ovviamente inserire il PIN del vecchio dispositivo, è appunto una verifica per essere sicuri che sia proprio il vostro vecchio telefono e che abbiate il permesso per migrare dati su quello nuovo. Inseriamo il nostro PIN, connessione alla rete wifi in corso, preparazione dello smartphone in corso. Nel frattempo sul vecchio telefono c'è sempre scritto continua la configurazione sul nuovo dispositivo e a questo punto si tratta solo di aspettare e sperare che non ci sia qualche problema di rete o di altro tipo. Tendenzialmente dovrebbe andare tutto bene. Ecco qua, controllo della rete, verifica delle informazioni, account aggiunto. Il nostro account principale è stato aggiunto a questo telefono. Le tue mail, i tuoi contatti, gli eventi del calendario e altri dati verranno sincronizzati con questo telefono, eccetera, eccetera, eccetera. Lo potete leggere da soli, con calma. Premiamo avanti, connettiti alla rete mobile. Questo è il momento in cui possiamo inserire una SIM nel nuovo telefono. Ora in questo momento non mi interessa andare a configurare anche la SIM. In ogni caso la configurazione della SIM è veramente semplice, basta inserirla nel carrellino e poi fa tutto da solo. Lo potete fare tranquillamente anche in un secondo momento, anche una volta terminato questo setup iniziale. Basta appunto inserire la SIM dentro e lo smartphone farà da solo la connessione alla rete mobile. Importante, configura lo sblocco con l'impronta. La sicurezza biometrica è sia comoda che appunto sicura. Non è detto magari che proprio tutti gli smartphone abbiano un lettore di impronte digitali, potreste avere qualche altro metodo di sblocco o potreste non averlo. In ogni caso, se c'è, vi consiglio di accettare e andare poi a impostare l'impronta seguendo le istruzioni qui. Date inizia, dovete premere col dito sul punto indicato e poi sollevarlo e cambiare l'angolatura di volta in volta in modo che venga rilevata un po' tutta l'impronta digitale, anche lateralmente, e alla fine avrete configurato il vostro dito. In alcuni smartphone il lettore di impronte si trova sul tasto di accensione, ovviamente questo dipende dal prodotto che avete acquistato, dovete seguire le istruzioni specifiche per il vostro modello. Ok, impronta configurata, potete aggiungerne un'altra, ma potete anche farlo in un secondo momento, quindi non c'è alcuna fretta. Adesso andiamo avanti. Sblocco anche con il volto, altro metodo di identificazione, meno sicuro tendenzialmente, anche se in alcuni smartphone è invece comunque molto sicuro. Anche qui vi consiglio di farlo se volete avere uno sblocco che spesso può essere più rapido di quello con l'impronta digitale. Terminata la configurazione dello sblocco con il volto, copia dati dal tuo dispositivo Android, puoi scegliere di copiare app, foto, contatti e altro ancora. Anche le app verranno installate ma dopo la configurazione. Andiamo avanti. E qua è cambiato nuovamente, ma è praticamente la stessa schermata di prima, ci dice che la configurazione continuerà sul nuovo dispositivo e lui si sta preparando alla copia. Tutto via wireless. Si può fare anche via cavo, casomai non fosse disponibile una rete wifi, ma ovviamente avete visto come tramite wifi sia tutto molto più comodo. Scegli la modalità di copia, rapida, circa 14 minuti, saranno copiati solo i dati non disponibili nel tuo account Google. Personalizzata, scegli cosa copiare dall'altro dispositivo. In questi 14 minuti lui copia appunto anche le app e anche tutte le altre informazioni che non siano salvate direttamente nell'account Google, ma se vogliamo andare a personalizzarlo possiamo fare così, premere avanti e a questo punto vedete che vi fa scegliere passo passo che cosa andare a copiare. Per esempio non ci interessa in questo momento copiare foto e video, sono 3,6 GB di dati risparmiati. E via via per tutte le altre cose. È completamente a vostra discrezione. La sincronizzazione automatica con l'account riguarda calendar, Google, contatti, foto nel cloud e Gmail, mentre invece tutte queste altre sono le cose presenti sul dispositivo. Se non volete copiare tutte le 129 app, basta premere qua dentro, potete deselezionarle così e andare a scegliere una a una quelle che vi interessa copiare sul nuovo smartphone o meno. Queste, lo ribadisco a scanso di equivoci, sono tutte le app che erano presenti nel vecchio dispositivo. Queste qui invece che non possono essere deselezionate sono quelle installate automaticamente perché sono le app di sistema. Diciamo per puro caso che io voglia soltanto installare WhatsApp, basta premere così e a questo punto vedete come il nostro tempo è sceso da appena 3 minuti perché non dobbiamo installare più 129 app e non dobbiamo più copiare 3,6 GB di foto. Diamogli quindi l'ok, lui partirà con la copia dei dati sul vecchio telefono, adesso
è venuto scritto proprio copia. Qui ci chiede una serie di conferme sull'uso della posizione, la scansione delle reti wifi o bluetooth, l'uso della biometria per verificare gli acquisti, altra cosa importante, i dati diagnostici o di utilizzo, questo sono tutte cose comunque opzionali, decidete voi, alla fine basta premere su accetto. Questo è il backup del nuovo dispositivo, cioè ci chiede di abilitare subito il backup del nuovo dispositivo per foto e video e per tutti gli altri dati che abbiamo visto prima. Ovviamente attiva il backup è l'opzione straconsigliata. Dobbiamo poi scegliere il browser o il motore di ricerca, qui abbiamo tutte le opzioni che volete con una breve descrizione sotto. Una volta selezionato il vostro browser, che per comodità in questo caso metteremo Chrome, andiamo su imposta come predefinito. Stessa cosa per il motore di ricerca. Qui possiamo andare ad attivare i comandi vocali e i Google. Se non li volete attivare, potete fare tranquillamente salta, li potete attivare in un secondo momento. Io personalmente li tengo disattivati perché ho anche troppi dispositivi in casa che rispondono a questo hotword. Se voglio parlare con l'assistente, tengo poi premuto il tasto di accensione, ma ovviamente scegliete voi. Eccolo qua, accedi all'assistente senza sbloccare il dispositivo, anche qui scegliete voi, se volete potete abilitare questa opzione che secondo me in fondo è utile. Consenti ai contatti vicini di trovarti e condividere cose con te, al solito questo vi può servire, ma tutte queste opzioni, lo ribadisco, non è che se non le attivate ora poi dopo non ve le ritroverete più. Si ritrovano pari pari nelle impostazioni di sistema e infatti potete tranquillamente dire no grazie e pensarci anche in un secondo momento. Sul vecchio dispositivo era impostata una carta di credito, vi dice se volete utilizzarla con Google Pay anche su questo nuovo dispositivo, può essere comodo effettivamente averla subito pronta, quindi andiamo su avanti e ovviamente poi dovremo verificare di essere davvero i proprietari di quella carta. C'è altro? Sì e no, qui vi suggerisce tutta una serie di cose da fare, tra le quali ottenere traduzioni istantanee, identificare la musica, regolare in automatico le impostazioni in base all'ambiente, tutta una serie di cose che dipendono anche dal singolo dispositivo e che, ribadisco, potremo fare anche dopo. Infatti noi facciamo un bel no grazie e le andiamo a vedere tra un attimo. Non perderti nulla, questo serve a ricevere gli aggiornamenti via email sulle nuove funzionalità, sì o no sta a voi, io tendenzialmente dico no, e poi c'è un riepilogo. E fine, in realtà ci può volere qualche minuto anche in questa fase e il gioco è fatto, finito. Puoi iniziare a usare il tuo dispositivo, scorri verso l'alto per andare alla schermata home. Ed eccola qua che tra l'altro, ve lo faccio notare, è la stessa schermata home del precedente smartphone con le app che abbiamo deciso di copiare, con le stesse cartelle già create, con lo stesso sfondo, eccetera eccetera. Non è del tutto identica perché non ho copiato appunto tutte le applicazioni del precedente modello su quello nuovo per fare prima. E ok, siamo arrivati alla nostra home screen e adesso però che cosa ci facciamo? Andiamo quindi a vedere, come vi avevo accennato nell'introduzione, qualche rapida configurazione iniziale post setup che ci aiuta a rendere subito il nostro nuovo smartphone nostro. E che ci facciamo allora con il nostro nuovo smartphone? Allora, intanto possiamo seguire qualche indicazione che probabilmente un po' tutti i produttori daranno su come personalizzare il telefono appunto al primo avvio. Questa è una schermata simile a quella che abbiamo visto nella configurazione iniziale, dove ci chiede se vogliamo abilitare alcune funzioni peculiari, in questo caso del Pixel, ma non solo, perché possiamo per esempio aggiungere un altro account email, cambiare la modalità di visualizzazione del testo. Questo può essere molto utile perché per esempio vogliamo ingrandire le icone o le vogliamo rimpicciolire se le abbiamo rese troppo grandi, o ancora possiamo cambiare le dimensioni del testo. È tutto, ovviamente non c'è una cosa giusta o sbagliata, dipende tutto da quello che volete ottenere voi. Ci piace il testo in grassetto, lo possiamo abilitare così. Vogliamo dei contorni attorno? In questo modo, insomma, è assolutamente a discrezione personale. Poi ancora, lui mi ha già creato delle cartelle, vedete? Ma se volessimo creare altre cartelle, come si fa? Semplicissimo, selezioniamo le app che vogliamo, tenendole premute. Io ho fatto uno scorrimento così per andare nell'elenco di tutte le app. Alcuni smartphone potrebbero avere delle modalità lievemente diverse, queste lo dovete vedere. Poi tenete premuto sull'icona che volete, la spostate e trascinandola sopra all'altra iconcina che avevamo già messo sulla home avete appena creato una cartella. Allo stesso modo, aprendo la cartella, tenete premuto e la tirate fuori. E la cartella non c'è più. Tenendo premuto su un'icona avete visto che compaiono alcune informazioni interessanti, tra le quali per mettere in pausa l'app o per vedere gli eventuali widget associati a questa icona, che vi servono poi per aggiungerli sulla schermata home. Ma la cosa forse più interessante è che tramite le impostazioni dell'app possiamo sapere se quell'applicazione può essere disinstallata o meno. In questo caso Google Photo è un'app di sistema, può solo essere disattivata, cosa che non vi consiglio di fare,
ma ci possono essere comunque altre applicazioni preinstallate che è possibile andare a disinstallare. Cosa significa disattivare un'app? Significa che non viene del tutto disinstallata dal dispositivo, ma che comunque, ve lo spiega anche qua, non funzionerà più e la renderete in pratica nascosta. Se premiamo su disattiva, il pulsante diventa poi attiva e non troviamo però più quell'app qua nell'elenco di tutte le applicazioni. Per andare a ripescarla bisogna andare nelle impostazioni di sistema, ma in questo modo almeno stiamo risparmiando il massimo spazio che possiamo risparmiare, mentre invece se è un'app che ci è consentito disinstallare come WhatsApp, qua ci sarà la voce disinstalla, ci chiede se mantenere o meno anche i dati, se non lo selezioniamo verranno rimossi, premiamo su ok e vedete che WhatsApp è sparita. E questo discorso vale la pena farlo per tutte quelle applicazioni che dovessero essere preinstallate e che a voi non servono. Già che accennavo alle impostazioni, di solito ci si accede tramite l'ingranaggino che è presente qua, vi ho già detto prima che possono differire da un telefono all'altro, ma per fortuna c'è la barra di ricerca. Vi suggerisco di fare un po' una navigata in tutte le impostazioni del vostro telefono, giusto per imparare a conoscerlo, magari per verificare qualche funzione particolare. E a questo proposito un'altra cosa interessante secondo me è la voce NFC, che nel Pixel sta qua, ed è abilitare questa opzione qua che richiede di sbloccare il dispositivo per usare l'NFC. L'NFC è quello che viene utilizzato anche per i pagamenti contactless, ok? Quindi è una buona norma, secondo me, che il dispositivo sia sbloccato per poterlo utilizzare. È una, diciamo, funzione di sicurezza in più. Vi suggerisco poi di dare un'occhiata anche alla pagina relativa alla batteria, perché magari ci possono essere delle funzioni da abilitare molto utili, per esempio in questo caso l'ottimizzazione della ricarica, che può limitare la carica massima o comunque utilizzare in questo caso una funzione adattiva, oppure potete configurare il risparmio energetico in modo che si attivi automaticamente a un certo orario, in questo caso per esempio 20%, ma possiamo scegliere noi la percentuale esatta a cui farlo attivare. Possiamo decidere in questo caso se mostrare o meno la percentuale di carica qua in alto. Insomma, è sempre bene avere a portata di mano le informazioni di carica, scarica del nostro dispositivo. Tenendo premuto in un punto vuoto della home, poi possiamo andare a scegliere i widget, che sono in poche parole delle funzioni utili che possiamo mettere sulla home screen da parte delle varie applicazioni. Qui c'è l'elenco, per esempio un widget di YouTube può essere una barra di ricerca dedicata a YouTube, casomai utilizzaste tanto il social video più famoso al mondo, che possiamo anche andare, vedete, a ridimensionare in questo modo o volendo anche a rimpicciolire. E poi, sempre tenendo premuto qua, sfondo e stile ci permette di andare a cambiare sfondo. Chiaramente ogni produttore avrà la sua grafica per queste opzioni, questa qui è relativa soltanto ai pixel, ma bene o male la funzionalità sono quelle. Avrete una grafica lievemente diversa, ma avrete sempre degli sfondi tra i quali andare a scegliere per personalizzare la vostra esperienza. Altra cosa, io sto utilizzando le gesture di navigazione, le avete viste fino ad ora, ma magari a voi piacciono i pulsanti fisici. C'è sempre un'opzione nelle impostazioni per questa cosa, nei pixel si trova a sistema modalità di navigazione. Se preferiamo i tre pulsanti qua in basso, che in questo momento si vedono malissimo ma ci sono, li possiamo abilitare in questo modo. Se poi preferiamo la modalità di navigazione a gesti, sempre qui la abilitiamo e la possiamo anche andare a personalizzare. Per esempio variando le dimensioni del bordo destro e sinistro nelle quali è sensibile alla gesture. Mentre nella voce gesti, ribadisco che possono differire da un dispositivo all'altro, ma il senso è sempre quello, possiamo anche decidere che cosa fare quando premiamo il tasto di accensione. Se vogliamo semplicemente che compaia il menu di spegnimento, facciamo così, e premendo il tasto di accensione compare questo menu. Altrimenti, se vogliamo accedere all'assistente digitale, facciamo così, e alla pressione di quel tasto arriva, in questo caso, Google Gemini. Esattamente come li abbiamo aggiunti, poi se vogliamo rimuovere degli elementi, teniamo premuto a lungo, la scorciatoia è sempre quella, e comparirà da qualche parte una voce rimuovi che vale, vedete, per i widget, vale per esempio per le cartelle, vale anche per le applicazioni. Attenzione, rimuovi vuol dire che le abbiamo tolte qui dalla home screen, non vuol dire che le abbiamo disinstallate, sono ancora tutte qua dentro. Per disinstallarle abbiamo già visto prima come fare. Ultima cosa, poi la smetto, dato che li abbiamo intravisti prima, queste sono delle scorciatoie rapide che possiamo personalizzare con la pennina che c'è qua in basso. Lo ripeto per l'ennesima volta, la grafica può differire tra un produttore di smartphone e l'altro, ma bene o male tutti hanno queste impostazioni rapide, tutti hanno una qualche pennina da qualche parte in alto e in basso per andare a personalizzarli. Quando ci premiamo sopra veniamo portati in un'interfaccia che è simile a questa, dove possiamo scegliere eventuali altre scorciatoie che in questo momento non sono presenti, mettiamo che vogliamo quella alla posizione, premiamo, trasciniamo,
torniamo indietro e a questo punto la nostra voce della posizione è stata aggiunta qua. Insomma, se ci vogliamo sbizzarrire con la personalizzazione potrei andare avanti veramente a lungo, ma a un certo punto esulerebbe dallo scopo di questo video. Come vi ho già accennato, ci sarà anche un video dedicato ad iPhone per passare a un nuovo iPhone da un vecchio iPhone. Abbiamo anche già visto un po' come sia facile, tutto sommato, migrare i dati da un iPhone a un Android tramite l'opzione che c'è proprio nel setup iniziale. Non vale proprio la stessa cosa da Android ad iPhone, ma ce ne occuperemo appunto nel video dedicato ad iPhone. Se qualcosa non fosse stato chiaro, ovviamente potete farmelo sapere nello spazio dei commenti, dove vi invito anche a condividere la vostra esperienza. Se io vi ho detto qualche cosa che voi invece avreste fatto in modo diverso, scrivetelo pure nei commenti, può tornare utile anche agli altri, perché no? Del resto siamo come sempre qui per confrontarci e imparare l'uno dall'altro, no? Da parte mia comunque un saluto come sempre e alla prossima!